Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare questo progetto molto particolare ed elegante. L'ho realizzata con l'aiuto di Borgo dei Pazzi e adesso andiamo a vedere nel dettaglio le sue caratteristiche e la tonalità scelta per oggi. Per il progetto di oggi andiamo ad utilizzare l'aiuta soft di Borgo dei Pazzi, è un'aiuta cerata e ammorbidita. Cerata perché è stata trattata in modo tale da evitare il classico rilascio di fibre durante la lavorazione dell'aiuta e ammorbidita così viene anche più semplice la nostra lavorazione. Io utilizzerò l'uncinetto 3,5 ma l'aiuta dal 3 al 4 si lavora tranquillamente. Vi lascio un codice sconto col quale poter acquistare non solo l'aiuta soft che vi sto presentando oggi, ma tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Io poi utilizzerò una base da 18x5 che trovate in tutti i siti online e anche su Amazon, Shein e quant'altro, e poi una chiusura clic clac che va cucita e poi vi mostrerò appunto come farla da 19 cm. Se no la trovate uguale, l'importante è che la clic clac sia non più di 19 cm ma anche eventualmente più piccola. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dal nostro fondo, quindi prendo l'aiuta, faccio un cappiettino, inizio dal foro centrale del lato corto e inizio con dei punti bassi. Io nel frattempo la codina la sistemo in un modo che la cominciamo a lavorare, quindi faccio il primo punto basso e anche un secondo. Poi in questi due fori successivi vado a fare 3 punti bassi in ognuno, così faccio questo aumento anche perché nell'angolo dobbiamo farne qualcuno in più per evitare che poi il lavoro si va a imbarcare. Quindi fatti i primi 3, scusate, faccio anche gli altri 3 sul foro successivo, poi invece sul lato dritto vado a realizzare solamente 2 punti bassi in ogni foro sottostante, così, e andiamo a rifinire tutta la nostra base. Quindi qui c'è il foro, diciamo, come punto di riferimento, questi due e questi opposti ne facciamo 3, 3, 3, 3 e stessa cosa da questa parte. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato tutto il primo giro. Completato quindi tutto il primo giro, adesso io ho chiuso con punto bassissimo sul primo punto, faccio una catenella e adesso questo secondo giro sarà tutto in costa, quindi soltanto vedete l'asola esterna. Quindi facciamo questo giro in questo modo e mi raccomando tutto in costa. Non bisogna fare più aumenti, quindi su tutte le maglie che ci ritroviamo sotto, in questo modo. Quindi lo completiamo tutto e ci rivediamo alla fine del giro. Completato quindi anche questo secondo giro di punto bassi in costa, siamo pronte per iniziare la lavorazione punto canestro e la realizzerò in tondo, ovvero noi siamo arrivati alla fine del giro, normalmente ogni giro viene chiuso con un punto bassissimo, io invece sul primo punto dove avrei fatto il punto bassissimo continuo a lavorare in maniera tale che questo lavoro verrà chiuso soltanto nell'ultimo giro. Quindi il punto canestro molti di voi lo conoscono, ma ve lo spiego esattamente come va fatto. Io qui ho il primo punto, eseguo un normale punto basso
Il secondo punto basso, anziché prenderlo all'apice come facciamo solitamente, lo prendiamo alla base, in questo modo. Quello successivo lo prendiamo normale e quello ancora dopo alla base, quindi andiamo ad alternare punti bassi presi nella parte alta e punti bassi invece presi alla base, in questo modo. Quindi uno in alto ed uno in basso e ovviamente sempre alternandoli. E questo sarà il nostro risultato. Quindi si procede così per tutto il giro. Quindi mi raccomando, prendendone uno in basso e uno in alto. E ci rivediamo quindi quando arriviamo in questo punto per farvi vedere come proseguire. Completato questo giro adesso si prosegue, quindi sempre a spirale, e qui vedete ho preso alla base il punto sottostante, quindi questo lo prendo nella parte alta e poi già si vede, guardate, questo è più piccolo e questo è più grande, quindi qui lo prendiamo alla base e quello successivo ovviamente in alto perché li dobbiamo alternare per dare la tipica forma del punto canestro. Quindi vedete questo è quello più piccolo, lo prendiamo alla base e questo lo prendiamo in alto. Quindi alterniamo questa lavorazione e lo facciamo per tutti i giri successivi. Sarà il punto che abbiamo sotto a dirci cosa fare. Vedete, già si è formato il motivo. Adesso noi cosa facciamo? Alziamo questo lavoro quindi a circa 22 cm, quindi alziamo il corpo borsa e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho realizzato quindi quasi tutto il corpo borsa, quindi ho staccato 22 cm, adesso dobbiamo fare gli ultimi giri a punto basso e poi applicheremo la click clack. Quindi io a questo punto chiudo il giro a punto bassissimo, in questo modo, faccio una catenella e faccio il primo giro di punto basso, lo vado a realizzare in costa, solo il primo, che in totale saranno 6. Quindi il primo lo realizzo così, ci do una sorta di contorno e invece gli altri 5 saranno lavorati a punto basso normale. Quindi li eseguo tutti e ci rivediamo per vedere come cucire la click clack. Completati quindi tutti i giri a punto basso, io adesso ho posizionato la mia chiusura prendendo, diciamo, il centro, quindi qui, facendo coincidere questi lati in questa maniera per centrarla bene. Adesso io cosa faccio? Devo iniziare la cucitura, quindi comincio a togliere una pinza, ho preparato un ago quindi con del filo invisibile e adesso io mi vado a inserire in questo modo e con dei punti adesso devo andare a fissare per bene la chiusura. Poi vado nel foro accanto, vedete qui ci sono tutti i fori, mi aggancio con il lavoro e tiro per bene. Vado avanti, riesco dal foro dove sono entrata in maniera tale che tutti i fori sono passati per bene. Ovviamente il filo si potrà incastrare con le nostre pinze, ma noi piano pianino cerchiamo di lavorarci. Poi vado avanti, sbuco da questa parte, tiro il mio filo per bene e riesco da questa parte. Ovviamente potete anche utilizzare un coloro tono su tono, ma io preferisco lavorare con questo trasparente perché nel caso in cui ho un colore che non è proprio uguale si vedrebbe maggiormente la cucitura rispetto a questo col filo invisibile. Quindi io continuo
facendo attenzione a prendere pure la lavorazione, che così va a incastrarsi all'interno. E questo è quello che dobbiamo fare su tutto il nostro perimetro. Vedete? Quindi la cucitura qui, e come potete vedere già la nostra lavorazione va a inserirsi man mano che andiamo a cucire all'interno. Quindi completiamo tutta la cucitura e ci rivediamo a borsa completata. Progetto completato, sono molto soddisfatta, il risultato secondo me è molto particolare e adatto a diciamo occasioni particolari. Io ne ho usati soltanto 150 grammi, la rocca è da 300, quindi vi basterà abbondantemente anche per poterne realizzare due. Io comunque vi lascio un codice sconto col quale poterla acquistare, ma il codice è valido per tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Io comunque l'ho realizzata anche in un'altra tinta per farvi vedere che ce ne sono veramente di molto molto carine e adatte per la stagione, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio, anche se il progetto è semplice, quindi non vi preoccupate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella, perché stanno arrivando tantissimi altri progetti veramente eccezionali per quest'estate. Ci vediamo alla mia prossima creazione.